Ciao, in questo video voglio mostrarti questa scheda che ho realizzato che ha un duplice uso. Può essere usata da principianti studenti per imparare a conoscere i componenti in elettronica, infatti ci sono montati un po' tutti i componenti che si trovano sulle schede, ci sono condensatori, resistenze, trimmer, diodi, induttanze, Zener, MOSFET, SCR, Triac e in più qui sotto ho inserito questo generatore di funzioni, l'ho ricreato sulla stessa scheda, quindi può essere una scheda didattica oppure io la userò per fare i test dei multimetri. Io utilizzavo questa qui, che è una piccola scheda con a bordo alcune resistenze e condensatori, però è molto limitata. Sulla mia ho aggiunto, vediamo qui, altri valori di componenti, in più le induttanze, un trimmer e tutti questi altri componenti. E in più il generatore in funzione mi può servire per provare o gli oscilloscopi o i multimetri in modo rapido, tutto sulla stessa scheda. Qui sotto in descrizione trovi i file Gerber e anche lo schema elettrico. Andiamo a vederla in pratica. Il circuito stampato che ho fatto realizzare è questo, l'ho fatto con placatura d'oro in maniera che i pin di contatto con i puntali col tempo non si ossidino. Ho commesso un errore, ho scritto capacitor dove ci sono le resistenze e resistor dove ci sono i condensatori. Qui ci sono i condensatori, qui le resistenze, il trimmer delle induttanze, transistor, diodi, varie tipologie di diodi, un MOSFET, un Triac, un SCR, un IGBT. Mentre invece nella sezione sottostante c'è un generatore di frequenza che non è altro quel circuito qui messo qua sotto. Per adesso utilizzerò proprio questo integrato perché non ne ho, questi due li ho comprati, altri componenti per montare li ho presi tutti su Farnell. Andiamo a vedere lo schema elettrico. Quella parte qui è banale, vabbè, le resistenze, i condensatori, le induttanze, i diodi, tutte le cose che abbiamo visto. E la parte del generatore è fatta in questo modo: c'è un connettore d'ingresso che è un jack, che è questo qui, che va qui, da dove viene prelevato sia l'AC per fare la misura in AC, quindi avrò l'AC in, ho la semionda in quel punto qui, in quel punto qui ho la doppia semionda, qui avrò la continua, qui ho previsto un LED con un jumper dove sul jumper, quindi le due piazzole, posso misurare la corrente col multimetro per fare delle misure in corrente in AC, perché questo va a prendere l'AC. Il LED in pratica sarà alimentato in AC. Similmente a questo in AC ho fatto questo che è in DC, qui c'è scritto DC current perché qui col multimetro sulla portata dei milliampere possiamo andare a misurare la corrente. Quindi può servire sia per fare dei test con l'oscilloscopio che col multimetro. Qui possiamo misurare le varie tensioni, la tensione raddrizzata a 9 volt, in quel punto qui, il 12 volt, il 9 volt, il 3,3 volt e il meno 9 volt ricavato da questo integratino qui. Il meno 9 volt e il più 9 volt serve per andare ad alimentare questa operazionale qui a più e meno 9 volt per avere un'uscita sinusoidale e triangolare rispetto allo 0. Questo trimmer regola lo 0, ci sono dei trimmer, uno che regola l'offset e uno l'amplificazione, l'offset rispetto allo 0. Questi trimmer sono di aggiustamento della sinusoide, infatti l'ingresso si chiama Sine Adjust 1 e Adjust 2. Questo trimmer qui serve per variare il duty cycle e questo per variare la frequenza. La frequenza poi si può cambiare con questi jumper su questi condensatori. Qui c'è l'uscita ad onda quadra. Adesso inizio a montare tutti i componenti, dai condensatori, resistenze, prima tutti i componenti più bassi, quindi quelli in SMD, e poi quelli in tradizionale più alti. Questo U1 piccino e questo regolatore qui a 3,3 volt. E serve solo per generare un 3,3 volt di prova, non va a alimentare nient'altro. Ho terminato il montaggio di tutti i componenti, ho già rilevato alcuni valori, questi non li ho ancora rilevati perché devo dare da un amico che ha un multimetro di precisione e li rilevo con il suo. Alcuni componenti sono anche sotto, questi condensatori resistenze, condensatori eccetera, li ho messi sotto in modo che sopra il circuito stampato è più pulito, ci sono meno componenti e le piste restano molto più corte. Siccome non sono passato da un prototipo, purtroppo ho commesso degli errori. Un errore, vabbè, questo è banale, ho invertito resistor con capacitor,
Un altro errore è stato nel copiare dallo schema originale di questo i valori. Questa resistenza è una 4,7 kg e questo trimmer non è 5 ma 50 kg. È solo una correzione di valori. Mi sono dimenticato di mettere due resistenze, perché se no, lasciando qui il diodo appeso e anche quel punto qui appeso, non riusciamo a vedere l'onda pulsante intera e la semionda. Bisogna mettere a meno una resistenza anche di alto valore, va bene, io ho messo una 10k. Inoltre qui sulla misura di corrente gli ho aggiunto in parallelo al LED una resistenza da 1 kg, in maniera che la corrente alternata passi dalla resistenza e non solo dal LED. Su alcuni ho inserito questi pin di misura con il forellino, in maniera che posso agganciare le pinzette, tipo questa, proprio nel foro, in questo modo. Io ho pensato a questa scheda di utilizzarla qui con i puntali del multimetro e in questo caso qui usarla con i coccodrilli che vanno al prova componenti, quindi gli Zener, il MOSFET, il transistor, il GBT, SCR, TRIAC, anche loro. Ho utilizzato questi qui grossi perché erano componenti che avevo in giro, nulla vieta di usare componenti più piccoli, tipo in TO96. Anche questi sono anche esagerati, però è tutta roba che avevo in giro per non comprare altri componenti, ho utilizzato quelli. Vediamo adesso come si usa. Quindi la possiamo usare come board per imparare i componenti, quindi per i principianti può essere una buona scheda per capire cosa sono i componenti, condensatori, resistenze, induttanze, trimmer. C'è quasi tutto quello che si trova su una scheda elettronica. In più sotto abbiamo un generatore di funzioni. A me viene comoda in sostituzione di quest'altra, di questa qui, perché avevo solo resistenze e condensatori e poi sono pochi, sono 5 e 5. Io qui ne ho messi molto di più, sono 6 condensatori e 8 resistenze. In più ho aggiunto anche l'induttanza e il trimmer come passivi che qui non avevo. Prendo un multimetro così vediamo come utilizzarlo. Andiamo sulle misure di resistenza, iniziamo dalle resistenze. Resistenza da 1 ohm, adesso ancora mi mancano i valori di riferimento, adesso non li faccio tutti, andiamo sulla più grande, 10 mega ohm. I condensatori, qui c'è anche il prova condensatori, ce ne sono due, uno è dentro il prova componenti e uno è qua. E questo, vediamo, di solito i condensatori così piccoli non riesco a misurarli, infatti misura 35 anziché 98, un nanofarad mi misura 0,9, quindi si avvicina molto, 10 nanofarad misura 9,95 circa, questo 96,6 me lo misura come 97, questo 0,96 me lo misura come 0,98 e il 6,84 me lo misura come 7,6. Vediamo il prova componenti. Posso usare o i suoi coccodrilli, questi qui, oppure potrei andare a vedere anche i valori ad esempio di induttanza con i cavetti DuPont. Passo nella modalità prova componenti e vado ad esempio a provare l'induttanza. Primo test, questo qui è 1 mH, spiego un po', 1,07 mH. Volevo adesso farti vedere ad esempio i MOSFET o i TRIAC. Metto le pinzette in questo modo. Questo qui è un MOSFET SMD 2N7002. Test. MOSFET NMOS con l'RDS on, le varie tensioni e i pin, quindi sull'1 che è il rosso è il source, c'è scritto S, il nero che è il 2 che è il gate, lì c'è scritto G, gate, e il 3 che è il verde è sul D che sta per drain. Vediamo l'IGBT, premo il test. IGBT N-channel, provo l'SCR, collegato all'SCR, test mode, tiristore, perfetto. Ho collegato il TRIAC o TRIAC che dir si voglia, test, ed eccolo qui, perfetto. Per provare gli Zener bisogna andare nella modalità Zener, perché qua esce una tensione superiore a 35 volt, limitata ovviamente in corrente. Metto sullo Zener a 5.1, tengo premuto questo tasto per passare nella modalità prova Zener, ok, bisogna tenere premuto finché
diventano rossi i primi 3 in basso, devo spostarli e andare sui primi 2, quindi il catodo è il rosso, sì, è giusto, test. Zener a 5.1, perfetto, è proprio uno Zener a 5.1. Vediamo l'8.2, test, 8.3, perfetto. Altre cose che non abbiamo visto sono il potenziometro e i diodi. Ripasso nella modalità tester, tenendo premuto qua, vado nella modalità diodo e posso provare l'1N4148 0,6. Questo qui è un 1N4007 06, questo è un diodo Schottky 020 021. Vediamo il trimmer, mettiamo sugli ohm, mi metto sugli estremi, misuro la resistenza totale che è 100 ohm, quindi qui partirò da 100 a 0. Questo l'ho fatto per provare il prova continuità, per vedere la soglia. Adesso lo metto a 100, vado sul prova continuità, che è questo, e vediamo quando suona. Eccolo qua, quindi 50 ohm inizia a suonare, 49 suona, a 52 non suona più, quindi abbiamo l'intervento a 50 ohm. Ho alimentato la scheda a 12 volt in AC, quel LED qui è quello in AC, l'effetto della telecamera è rilevare un leggero lampeggio perché il LED in effetti è collegato in AC, è questo qui. Quindi qui cosa possiamo fare col tester? Possiamo misurare le tensioni anche se non sono precise, però potremmo ad esempio compararle con un altro strumento. Lo mettiamo a fianco e lo possiamo vedere. Adesso giusto per vedere abbiamo la C di ingresso, che è questo qui, sono 13,7. Rimetto in DC volt, quindi il comune è questo, e ho 9 volt qui, 12 volt qui e 3,3 qui. La pulsante qui che però va vista con l'oscilloscopio. Adesso collego l'oscilloscopio così vediamo anche il mini generatore di funzioni, quindi può essere usato anche per fare prove con l'oscilloscopio. Ho collegato la pinzetta di massa qui e collego l'uscita qua dove c'è scritto out 1. Io l'avevo già tarato prima, infatti vediamo la bella sinusoide. Questo trimmer è l'ampiezza, il guadagno, quindi da 0 arriva a 3,8 volt RMS. Questo è l'offset, quindi sposta o su o giù. Guardiamolo sullo schema, il guadagno è questo e l'offset è questo qui, sposta la tensione o verso il 9 volt o verso massa per centrare l'uscita sullo 0, così va sotto, così va sopra e bisogna centrarla perché l'uscita dell'integratino è tutta spostata da una parte. Se io vado a prendere l'uscita sinusoidale, che è questa, vedi che è tutta spostata verso l'alto, quindi con quel circuitino lì, con l'operazionale, si riesce a centrarla. Questa qui è la commutazione da onda triangolare a onda sinusoidale. Poi abbiamo l'uscita a onda quadra, che è questa qui. L'uscita a onda quadra è questa qui. Poi abbiamo quei due trimmer qui che sono il Sin Adjust 2 e l'Adjust 1, che servono per impostare l'onda sinusoidale correttamente, perché vedi che se li tocco diventa brutta o sopra o sotto, quindi bisogna tararli per avere una bella sinusoide. Questa è la frequenza, questo è il duty cycle, ma con uscita sinusoidale non ha molto senso perché fa quell'effetto qui, quindi va tarato per avere una bella sinusoide. Il duty cycle si usa su questa uscita qui ad onda quadra. Se io sposto il duty cycle, gli impulsi si allargano e si stringono, quindi questo qui va tarato per avere una bella sinusoide, che sarebbe il duty cycle del 50%. Quindi abbiamo visto tutte le funzioni dei trimmer. Questo sposta triangolare sinusoidale. Queste sono le varie scale delle frequenze da 5 a 50 Hz, da 50 a 500, adesso sono da 500 a 20 kHz, però posso arrivare fino a 400 kHz. Se io lo sposto, andiamo a vedere la frequenza, 22 kHz. Se vogliamo una sinusoide bella dobbiamo sempre fare gli aggiustamenti con questi trimmer, perché ho visto che cambiando la frequenza, eccolo qui, e poi magari anche l'offset, lo ricentriamo e con questo vediamo la massima frequenza,
sono 340 kHz e questo mi può servire per vedere anche la banda passante in AC dei multimetri. Quindi se io prendo il multimetro, ecco qua c'è ancora l'oscilloscopio collegato col multimetro, ho collegato il meno del tester qua sul meno assieme alla sonda dell'oscilloscopio, quindi mi rimane libero il puntale del più, vado qui, dovrei vedere la tensione RMS che mi dice qui 3,2. Questo multimetro ha la banda passante di 1 kHz, quindi se io diminuisco dovrei sempre vedere 3 volt e se aumento fino a 1 kHz devo sempre vedere 3 volt. La frequenza la vediamo anche qua sopra, 3 volt, probabilmente riusciamo ad andare oltre, ecco qui inizia a scendere, a 1,5 kHz, 1,4 kHz la banda passante inizia a crollare. In più questo tester ha la misura di frequenza, che è scritto qua, Hertz, e lo leggiamo sopra, quindi il valore di tensione non sarà più corretto, ma quello di frequenza sì. Proviamo a salire, infatti il valore di tensione crolla perché non riesce più a leggerlo. Siamo, qui mi dice 25 kHz, 26 kHz, 26 kHz, 26, 29, 26 e 6, più o meno ci siamo. Cambio scala, adesso siamo a 340 kHz, non lo legge perché la tensione è bassa, perché quando avevo provato questo multimetro in frequenza col generatore di funzione con una tensione più alta riusciva a misurarla. Con 4 volt RMS non riesce, vediamo se io scendo di frequenza arriverò a un certo punto che eccolo qui 430 kHz, 436, 436. Poi col multimetro posso anche misurare le correnti in AC e in DC, ovviamente comparandole con un altro multimetro di riferimento. Quindi sposto il puntale rosso, lo metto sui milliampere, qui vado DC ampere e vado qui dove c'è scritto DC current, che c'è il LED, adesso il puntale al contrario, in pratica l'assorbimento del LED sono 0,7 mA. Poi vado in AC e posso provare quest'altro LED, sono 0,4 ampere, quindi 413 mA, però c'è anche la scala dei milliampere, quindi devo ripremere DC mA, quindi riprovo questo così è più preciso, sono 5,9 mA, in AC sono 3,2 mA, invece se ritorno in ampere AC mi misura 0,4 ampere, quindi 400 mA, perché sugli ampere bisognerebbe spostarla sopra in questo modo qui. In questo caso la misura è corretta, anzi talmente bassa la corrente che neanche si sposta, quindi dobbiamo fare attenzione a impostare lo strumento sui milliampere quando siamo sotto, se no abbiamo la lettura non corretta. Milliampere DC e milliampere AC, 3,2 milliampere. Adesso schiaccio l'hold così lo teniamo memorizzato. Ok, quindi è memorizzato sullo schermo. Prendo un altro multimetro, quindi misurava 3,2, provo con il Fluke 3,31, quindi è molto simile. Volevo provare con un altro multimetro. Questo multimetro andiamo su i milliampere, notiamo qui le boccole che si apriranno. Ecco qui si è aperto milliampere, quindi qui non c'è la possibilità di errore. Milliampere, facciamo AC e andiamo a fare la misura. 3,29. Sono andato da quel mio amico che ha il multimetro, è un HP molto preciso, ho segnato i valori di queste resistenze, le voglio confrontare con questo multimetro che so che è abbastanza preciso. Proviamo prima i puntali insieme, segna 0 perfetto, quindi non mi sta misurando la resistenza ai puntali, quindi presumo che misuri qualcosina in meno, quindi questa un on qui infatti la misura 0,98, 97, 96, sta misurando qualcosina in meno. Questa qui dovrebbe essere 9,99, 9,89, questa è una 100,1, mi misura anche qui un pelino in meno, 999 ohm, 998 diciamo, 10,01 K, questo è uguale, 99,6 K, questa è uguale, qui sarebbe 998 kg, 999, 998,6 più o meno è uguale, vediamo la 10 megaohm che dovrebbe essere 10,02, ok, è uguale. C'è da dire che io ho scelto componenti abbastanza economici,
Se volevo fare una cosa fatta bene avrei dovuto scegliere componenti selezionati con un coefficiente di temperatura migliore di quello attuale. Però avendo fatto le misure a temperatura ambiente, quindi difficilmente discosteranno da questo, quindi la tolleranza ci sta. Come ti ho fatto vedere, ho ricavato anche i valori di tutte le resistenze con un multimetro professionale dell'HP. Userò questa scheda per i prossimi miei test su altri multimetri che ho intenzione di fare. Utile, come ho già detto, per chi vuole imparare a provare col multimetro le varie tipologie di componenti. Molto utile in un laboratorio didattico dei studenti. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!